Sono il dottor Carter del sanatorio di Arkham. Affido a questa registrazione un compendio delle mie annotazioni sul caso del paziente 11. La peculiarità dell'avvenimento di cui mi accingo a raccontare risulterebbe evidente anche a un profano, poiché quello che ho avuto modo di esperire in prima persona durante l'infruttuoso trattamento del mio assistito potrebbe portare a grandi sconvolgimenti nella scienza psichiatrica, oltre ad avere ricadute sulla società civile. Il soggetto preso in esame, arrivato ad Arkham nell'inverno del 51, è un docente di antropologia alla Miskatonic University. Di ritorno da una spedizione nelle isole del Pacifico, aveva compilato autonomamente il modulo di richiesta di ricovero volontario. Mi aspettavo di trovarmi di fronte il solito giovane professore del New England sotto stress, bisognoso solo di un paio di giorni di vacanza, di un paio di pillole e di un bel aumento di stipendio. Quando il paziente si è presentato al sanatorio, invece, ci siamo trovati a dover fare i conti con uno dei più ostinati casi di mutismo selettivo che la storia di questo venerando istituto registri. A ripensarci ora, forse avrei potuto, se avessi fatto più attenzione, riconoscere nella grafia frenetica con cui aveva vergato le brevi note a piedi pagina un grido d'aiuto più profondo. O forse no. Forse invece mi cullo nell'illusione che non si trovasse già, fin dall'inizio, in uno stato ormai irreversibile di insania. Fin dal suo arrivo il professore manifestava sintomi mal compatibili con il quadro clinico ipotizzato. Un lento ma costante deperimento fisico, accompagnato da attacchi di panico e, negli unici momenti in cui infrangeva la barriera del silenzio per proferire pochi, incomprensibili termini a guisa di anatema, terrificanti allucinazioni. Durante i primi giorni di permanenza ad Arkham, il paziente 11 non attirò più di tanto la mia attenzione. In seguito ebbero inizio i digiuni e si moltiplicarono le evidenze di un'insonnia cronica. Abbiamo effettuato i più disparati esami diagnostici sul paziente, senza ricavarne alcun dato significativo. Era come se un male ignoto lo stesse lentamente divorando dall'interno. Nei momenti in cui lo costringevamo ad abbandonare il letto, il paziente trascorreva la quasi totalità del tempo tracciando simboli su qualsiasi superficie potesse tornare utile al suo incomprensibile fine, dalle pareti della sua cella al pavimento delle docce, fino ai tronchi d'albero nel giardino della clinica. Abbiamo pensato che, dotandolo di un supporto adeguato per esprimere le sue angosce, avremmo infine giovato alla sua psiche. Abbiamo tentato invano di attribuire un senso al prodotto della sua abominevole devianza, ma l'assurdità di quegli arcani simboli la rendeva ai nostri occhi inattingibile e allo stesso tempo
con turbante. Il crescente interesse che avevo iniziato a nutrire nei confronti del caso degenerò rapidamente nella morbosità. Mi spinsi fino al punto di ordinare una perquisizione del miserabile appartamento, ove aveva preso residenza dal momento in cui aveva fatto ritorno dall'ultima spedizione antropologica. Nello stato di sciatta confusione in cui era riverso il suo studio, rinvenimmo un solo tomo dalla copertina in pelle. Dall'indice appresi che il libro rispondeva al nome di Necronomicon, l'infame grimorio scritto a Damasco dall'arabo pazzo Abdullah al-Azred nell'8° secolo. Nello sfogliare il libro mi imbattei in una serie di immagini raffiguranti raccapriccianti creature, abomini inenarrabili, immonde e ripugnanti mostruosità accompagnate da irrazionali simbolismi. Ma tra tutte ve ne fu una che più di ogni altra attrasse la mia attenzione: il busto scuro e tumido di un demonio alato, dalla cui oblunga testa squamata protondevano contorti tentacoli da polpo, attorcigliati in un inestricabile, miasmatico groviglio. Certune cerimonie blasfeme, minuziosamente descritte nelle sozze pagine di quel volume, mi suonarono sin da subito in qualche modo familiari. Mi recai pertanto alla biblioteca cittadina per dare concretezza ai miei ricordi, oramai annebbiati dal tempo. Mi ritornò alla mente un caso di cronaca nera che aveva fatto scalpore all'inizio del secolo. La retata della polizia di New Orleans, che aveva sgominato la banda di assatanati che mutilavano orribilmente donne e bambini nel corso di orge e sabba nel Bayou. Quel collegamento fu sufficiente a spronarmi a proseguire nelle indagini. Rabbrividivo mettendo in relazione episodi inquietanti provenienti da tutto il globo, dalla setta di pirati mezzo sangue che infestavano le acque del Pacifico, ai repellenti rituali apotropaici praticati da una tribù di eschimesi in Groenlandia occidentale. Ogni tassello prendeva ora ai miei occhi il suo posto, e anche se fino a quel momento non potevo dire di aver ricostruito molto oltre alla cornice, già mi sembrava di intuire quale abominevole figura fosse celata da quell'enigma quando... Dottore, il paziente della cella di isolamento ha ricominciato a parlare. Date l'allarme.
E nella morte mi tornano alla mente le parole di un folle. Viviamo su una placida isola di ignoranza, nel bel mezzo del nero mare dell'infinito. E non era destino che navigassimo lontano.